In questo secondo video andremo a esaminare la documentazione che tempo addietro riuscii a trovare nell'archivio di Francesca Calamandrei. Una documentazione che ci aiuterà a capire quello che accadde attorno a quelle telefonate. Non capiremo tutto, ma buona parte. Cominciamo con il leggere il verbale della prima denuncia dell'estetista in questura a Foligno. Riporta la data del 10 agosto 2000. In data 14/7/2000, intorno alle ore 20:30 circa, giungeva una telefonata. Andava a rispondere il consorte, ma nessuno rispondeva. Alle ore 00:30 del 15/7 rispondevo io. L'interlocutore uomo, con una voce bassa, mi chiedeva se fossi io Dorothy. Alla mia risposta affermativa, questi abbassava la voce, tanto da venire alterata, ma con tono calmo e cupo mi proferiva le seguenti parole: puttana, troia. A questo punto riattaccavo il ricevitore. Analoghe telefonate, sempre fatte dallo stesso uomo, continuavano presso la mia abitazione, sia il mattino che di pomeriggio, e anche in ore notturne, costringendomi a staccare il telefono. Preciso, sono la proprietaria del centro, un centro estetico. In detto centro, dove peraltro lavoro da sola, in data 29/7 corrente anno, intorno alle ore 10:30 circa, giungeva sull'utenza a me intestata, ma che ancora non si trova in elenco perché è stata attivata da soli 2 mesi, una telefonata di una donna con voce giovanile, senza inflessione di sorta, la quale mi chiedeva se ero Dorothy. Alla mia affermazione mi diceva di attendere un attimo e mi passava un uomo che ho riconosciuto essere lo stesso. In questo caso ho ricevuto 5 o 6 telefonate nella mattinata del seguente tenore: puttana, troia. Chiaramente riattaccavo subito. Da quel momento le telefonate sono avvenute metodicamente, sia al laboratorio che a casa. In certi casi, quando ho parlato di più, se la prendeva con mio figlio di 2 anni e mezzo e mio marito, dicendomi, oltre che troia puttana, quel pappone di tuo marito dove sta? E con tono sempre più minaccioso chiedeva: dove sta tuo figlio? Come se mi volesse far capire che era a conoscenza di tutta la mia vita privata. Come solito ieri mattina alle 9 corrente mese, intorno alle ore 8, parcheggiavo la mia autovettura vicino ad altre vetture. Intorno alle ore 18 mio marito nel transitare si avvedeva che le gomme erano state tagliate con un coltello. Sono convinta che il danno arrecatomi è opera del telefonista anonimo. Ecco, queste telefonate continuarono anche nei mesi successivi, tanto che la donna andò a denunciarle ancora in questura al commissariato di Foligno 18 settembre, 10 novembre 2000, 24 febbraio 2001 e in queste denunce si rileva anche il ritrovamento di un biglietto con delle minacce inequivocabili. Questo biglietto venne trovato su una seggiola del giardino della donna, che le fece pensare, insieme a tanti altri particolari, che le persone che la stavano minacciando erano persone molto vicine a lei. Arriviamo al 25 maggio del 2001, con una denuncia della quale conviene leggere il testo, perché viene fuori qualcosa di nuovo. Leggiamo questa denuncia. Nel giorno, non si legge, ma è quel giorno lì, attorno al 25 maggio, poco prima, ho ricevuto alle ore 17:53 una telefonata da parte di una donna che mi insultava dicendomi: non ci sei stata questi giorni mai a fare le marchette, te lo senti tra le gambe e in bocca. E poi ha passato il ricevitore a un uomo e tra l'altro mi diceva: vedrai il fuoco di Satana, brucerai insieme a tutti i tuoi cavalli, abbiamo fatto un giro e abbiamo visto tuo figlio, vedrai anche la sua morte. Questa sera alle ore 18:48 il solo ignoto richiamava al medesimo numero telefonico e mi diceva: maledetta, nel nome di Satana, vedrai domenica notte le fiamme, la morte dei tuoi cavalli, e distruggo i tuoi cavalli e la casa, vecchia maledetta, vedrai la morte di tuo figlio. Faccio presente che per questo riguardo alle ultime telefonate, la notte del 24 febbraio 2001, ignoti hanno incendiato, non si legge, presente all'interno del fienile, insomma hanno incendiato il suo fienile, causando danni anche alla struttura muraria.
Per questo episodio, nello stesso giorno, ho sporto denuncia presso il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Foligno. Sono sicura che l'uomo e la donna che hanno fatto queste telefonate sono gli stessi che mi chiamano da diversi mesi. Ecco, queste telefonate, in quel 25 maggio del 2001, videro l'ingresso di Satana, della setta e compagnia bella, temi che poi ritroveremo nelle telefonate successive collegate alla vicenda Narducci. In questo momento però non si parla di Narducci, né di Pacciani, né dei delitti di Firenze. Arriviamo a un verbale del 18 settembre nel quale compare un personaggio che molto probabilmente era il telefonista maschile, anzi quasi sicuramente, il cognato dell'estetista, fratello del marito. Leggiamo il verbale. Della questura di Perugia. Attenzione, fino a questo momento eravamo a Foligno e tutto si è svolto attorno a Foligno e al commissariato di Foligno e ai carabinieri di Foligno. Qui si passa a Perugia. Nella mattinata odierna venivamo, qui è la polizia che scrive, no? Nella mattinata odierna venivamo contattati da una persona di nostra conoscenza, degna della massima fiducia, un informatore. Lo stesso ci iniziava a parlare di una persona di Foligno, tale B. Francesco, persona sposata e nulla facente. In merito ci diceva che lo stesso traffica ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, sia nel Perugino che in qualche zona della Toscana. Il B, oltre che come spacciatore di droga, ci veniva indicato anche come persona facente parte di una setta satanica operante sia nella zona di Foligno e della Toscana, e che fosse lui il fornitore della droga che consumerebbero durante lo svolgimento del rito a cui prenderebbero parte diverse persone provenienti anche dal Fiorentino. In merito a ciò riferiva anche che il B userebbe questi riti satanici contro una persona a lui prossima come parente, per poter ottenere un non meglio specificato guadagno. Ecco, questo Francesco B, sposato con Nadia C, sarebbe poi comparso come imputato nel processo del 2006 del quale abbiamo visto l'altra volta, no? Dove ci fu, non era solo, c'erano altri due personaggi, dove uno di questi tentò di patteggiare ma il giudice respinse. E poi venne prosciolto questo Francesco B assieme alla moglie nel 2012. A questo punto, il 24 settembre, qualche giorno dopo, questo Francesco B venne convocato in questura. E c'è questo stranissimo verbale dal quale non si capisce il motivo per il quale venne convocato. Leggiamo comunque il verbale. 2 domande e 2 risposte. Domanda: con che cadenza frequenta il Casinò di Venezia? L'informatore aveva avvertito, e io non ho letto quella parte, aveva avvertito che il personaggio frequentava il Casinò di Venezia, dove avrebbe probabilmente riciclato, i proventi del suo traffico di droga. Con che cadenza frequenta il Casinò di Venezia? Non ho una grande frequenza con il Casinò di Venezia, ultimamente ci sono andato un paio di volte, non ho mai pagato con titoli bancari, ma sempre in contanti, e per questo motivo non ho mai avuto contatti con il personale interno al casino stesso. Generalmente porta a seguito una cifra massima di 2 milioni, mai di più. Vado quasi sempre da solo e a volte viene un mio amico molto sporadicamente. Domanda: di che cosa si occupa come attività lavorativa? Nessuna, sono disoccupato. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dai redigenti e dal dichiarante. È chiaramente un verbale un po' strano, no? Cioè si chiama questo Francesco B per chiedergli queste cose e poi l'informatore aveva avvertito che questo Francesco B, oltre che essere uno spacciatore, era anche l'autore, diciamo, aveva anche molestato questa persona, questo estetista, e su questi argomenti pare che non gli fosse fatta nessuna domanda. È da presumere che le domande gli fossero state fatte, ma non fossero state riportate sul verbale. Il perché non si può sapere, cioè succede, no, che nelle indagini di polizia non è che sul verbale poi compare tutto quello che si dice in un interrogatorio, ci sono ragioni anche investigative che
possono consigliare di non farlo. In questo caso, probabilmente queste domande sulla sua attività di molestatore che gli vennero fatte non sono riportate. Questi verbali chiariscono anche le connessioni con la questione dell'usura, perché questo Francesco B era, non si sa, io non lo so, se imputato o se comunque in qualche modo implicato in una vicenda di usura che faceva capo a un procedimento giudiziario l'11674/00/21, che era un procedimento per usura. Ecco, diciamo così, il tenue collegamento con il mondo dell'usura, che è solo qui, poi diciamo, non c'entra niente l'usura. A questo punto fu la volta dell'estetista, cioè la questura di Perugia chiamò questo estetista e l'estetista raccontò queste telefonate. Fece un riassunto, il verbale, che è del 29 settembre 2001. Nel verbale c'è il riassunto, diciamo, delle sue peripezie e poi si legge: delle telefonate ricevute posso fornire 2 cassette audio da me registrate per dimostrare che quanto dichiarato corrisponde a realtà e dichiaro sin da ora di dare la mia autorizzazione a richiedere ed acquisire i tabulati delle telefonate in entrata sia all'utenza della mia attività sia a quella di casa. C'è questa novità, c'era stata la novità qualche mese prima delle 7 sataniche, adesso c'è la novità delle cassette che l'estetista registrò. Non furono delle intercettazioni, furono delle registrazioni che fece l'estetista stessa con il suo registratorino, non so come. Queste registrazioni, da altri documenti, si arguisce che le vennero consigliate dal commissariato di Foligno. Le venne consigliato di registrare queste telefonate e poi di portarle in questura a Perugia. A questo punto è bene dare un'occhiata a quello che stava succedendo in quei giorni a Firenze. Allora, a Firenze le indagini sui mandanti si erano concentrate su una villa nei dintorni di Mercatale. Il 24 settembre, cioè 5 giorni prima di questa audizione in questura a Perugia dell'estetista, era iniziata la perquisizione in questa villa, dove si sperava di trovare il Sancta Sanctorum della setta e dove 2 giorni dopo, il 26, alla fine della perquisizione, ci si accorse che non c'era nulla, niente. Quale fu il bottino di questa perquisizione? Lo si deduce da un articolo di Repubblica del 27 settembre, il giorno dopo. Libri, riviste e ritagli di giornale, una vecchia spada. Altri oggetti da esaminare con cura e attenzione nelle prossime ore. Materiale molto interessante, dicono in questura. Niente, non trovarono niente. Fu un clamoroso buco nell'acqua, no? Si andò a cercare chissà che cosa in questa villa e non c'era niente. Nei giorni successivi la situazione in procura a Firenze era di scoramento, perché insomma la figura era brutta. Si cominciò a cercare di parare il colpo andando a prendere qualche altro elemento, che ne so, si andò addirittura in quei giorni a tagliare un pezzo di muro in via dei Serradi a Firenze dove c'era una scritta, no, io non so quale scritta, ma ci sarà stata una scritta del mostro, qualcosa del genere, per andare a esaminarla. Si andò a perquisire un capanno dove trovarono dei pipistrelli di plastica, roba di Halloween. Si andò a riesumare una storia di cerchi di pietra a Montemorello dove si sarebbe trovato resti di riti satanici e dove si pensava che avessero piantato la loro tenda i francesi uccisi a Scopeti. Poi si sarebbe scoperto che questi francesi lì non c'erano mai stati, in quei giorni erano ancora in Francia. Cose del genere, no? Cioè sostanzialmente la situazione delle indagini sui mandanti in quel momento era bloccata. Ecco, diciamo che rilevo questa sorprendente coincidenza che proprio in quel periodo, in quei giorni, le indagini sui mandanti sarebbero ripartite alla grande a Perugia. Andiamo avanti.
con il verbale dell'estetista, quel verbale del 29 settembre. Ecco qui l'estetista esprime in questo verbale i suoi sospetti sul cognato. Un particolare inquietante è quello che è capitato in data 26 giugno 2001. In quella giornata mio figlio Filiberto era malato e quindi rimase in casa con la babysitter fino alle ore 12 circa e poi rimase con mia suocera, in attesa che io rientrassi a casa per poi portare il bambino dal medico. Alle ore 12:28 ricevetti una delle solite telefonate, fatta da una delle solite persone che mi diceva di salutare i medici quando sarei andata a portare il bambino. Rimasi sconvolta perché era impossibile che sapessero questo particolare. Sapendo che mia suocera più di tanto non mi parla, chiese alla babysitter, tale Tania, di chiedere se mia suocera avesse parlato con qualcuno. Il giorno dopo seppi che mio cognato, tale B. Francesco, con cui non abbiamo un buon rapporto, chiese a mia suocera, sua madre, perché il bambino si trovasse a casa e lei gli rispose che era malato e che doveva andare dal medico, chiaramente accompagnato da me. A questo punto posso affermare che del fatto specifico ne eravamo a conoscenza in poche persone. Io, mio marito, Tania, la babysitter, mia suocera, mio cognato e chiaramente il medico, con cui avevo appuntamento presso l'ospedale. Insomma, il sospettato numero 1 dell'estetista era il cognato B. Francesco e la moglie di lui, Nadia C. Il verbale prosegue e a questo punto entra chi? Sentiamo. Voglio fare presente che su diverse telefonate hanno fatto riferimento a Pacciani e che io farò la sua stessa fine. Hanno specificato che loro hanno ucciso Pacciani perché aveva tradito la confraternita degli adepti di Satana. Infatti spesso e volentieri hanno fatto riferimento alle messe sataniche e al fatto che vogliono sacrificare mio figlio in onore di Satana, perché il malvagio tornerà a governare in terra. In altre telefonate hanno anche detto che quando verrà il grande maestro di Firenze avrebbero organizzato un festino per divertirsi prima con me, credo facendo riferimento ad eventuali violenze carnali, e poi per tagliarmi la testa e seppellirla a Firenze accanto a Pacciani. Allora, entra Pacciani in queste telefonate, possiamo notare la coincidenza sorprendente che entra Pacciani e le telefonate vengono registrate, cosa mai successa prima. E la vicenda arriva a Perugia, mentre prima era rimasta a Foligno. Il capo della mobile, Piero Angeloni, dopo questa audizione, mandò una nota a Mignini, a Giuliano Mignini, il PM. In questa nota compare il numero di un procedimento nuovo, il 9144/01, che poi è il procedimento per queste minacce telefoniche, nell'ambito del quale verranno effettuate le prime indagini relative anche alla morte di Narducci. Diciamo che all'inizio si approfittò di questo procedimento per effettuare delle indagini anche sulla morte di Narducci. Sentiamo che cosa scrisse Angeloni al PM. In merito alle telefonate ricevute, riferiva particolari inquietanti, come l'uccisione di Pacciani ad opera della loro setta, adepti di Satana, in quanto lo stesso li aveva traditi. Avrebbero inoltre sacrificato suo figlio Filiberto in onore di Satana, che tali riti si svolgono anche a Sassovivo di Foligno, e nel corso di uno di questi, effettuato dal grande maestro di Firenze, l'avrebbero decapitata e avrebbero seppellito la sua testa a Firenze accanto a Pacciani. Da un breve e sommario ascolto delle stesse telefonate, delle stesse cassette, si aveva conferma di quanto narrato in sede di denuncia, peraltro confermato dalle varie denunce che la stessa aveva già presentato anche per atti poi realmente commessi. Si dà atto che l'ufficio momentaneamente trattiene le 2 audiocassette acquisite agli atti al fine di trascrivere le conversazioni in esse contenute e di trasmetterle unitamente a predetti verbali non appena ultimate. Ecco, c'è da dire che, non so se già l'ho detto, vabbè, insomma, lo ridico, che le 2 cassette in realtà erano una sola. La seconda cassetta era una trascrizione, era una copia parziale della prima. Ecco, un'altra cosa che si può notare è che in questa denuncia, in questa nota, in queste informazioni c'è il nome di Pacciani, ma non c'è ancora il nome di Narducci.
Vediamo quando entra il nome di Narducci. Qualche giorno dopo, evidentemente Angeloni aveva fatto le sue indagini, le sue verifiche, Angeloni manda una nota al PM a Mignini il 9 ottobre. In questa nota che Angeloni mandò a Mignini si legge questo. Al fine di stabilire se le persone autrici del reato, allo stato degli atti non ancora identificati del reato di queste minacce, facciano parte o meno della setta satanica a cui fanno riferimento nelle conversazioni telefoniche, nonché siano interessate o coinvolte nella morte di Pacciani o comunque legate all'attività della persona che fu definita il mostro di Firenze, si ritiene opportuno chiedere all'autorità giudiziaria in indirizzo, cioè al PM, a Mignini, di voler valutare l'opportunità di concedere le seguenti deleghe di indagine. Acquisizione del fascicolo processuale inerente alla persona del dottor Narducci Francesco, perito a seguito di probabile suicidio. Delega all'acquisizione di sommarie informazioni da parte della professoressa Barone, impiegata quale medico legale presso l'Istituto di Medicina Legale di Perugia. Le richieste sono motivate dai seguenti motivi. Per quanto riguarda il capo sub A, cioè l'acquisizione del fascicolo di Narducci, come ormai noto, voci insistenti avevano indicato il dottor Narducci quale materiale esecutore dei tagli di parti del corpo, effettuati dal mostro di Firenze e che per di più avrebbe conservato in modo e luoghi adatti. Per quanto invece il capo sub B, ossia l'audizione della professoressa Barone, sembra che la professoressa Barone sia al corrente di diversi particolari inerenti chiaramente alla morte del Narducci, ma anche fatti specifici sulla sua vita, forse in considerazione anche del fatto che erano comunque colleghi. Ecco qua, compare finalmente il nome di Narducci. Ma è un po' strano, no, questa cosa. Allora, Angeloni, nell'ambito di indagini su queste telefonate minatorie, chiede di acquisire il fascicolo di Francesco Narducci, morto suicida e chiacchierato nell'ambito della vicenda del mostro di Firenze. Ma uno chiaramente si aspetterebbe che si fosse andati a indagare su questi personaggi che telefonavano per capire che cosa avessero avuto a che fare con Pacciani. Magari erano dei semplici molestatori, oppure magari erano anche persone che in qualche modo erano collegate a questi misteriosi mandanti che in quel momento non si conoscevano, non si sapeva chi fossero. E invece no, si va a chiedere di andare a indagare sulla morte di Francesco Narducci. A questo punto il PM, dopo qualche giorno di controllo, non so io cosa avrà fatto, ma il 16 sentì l'estetista, che l'estetista gli raccontò, gli riassunse tutte le sue varie peripezie ancora una volta e leggiamo una parte del verbale. Le persone che mi minacciano sono una o due donne e un uomo che parlano con voce alterata e che fanno riferimento a una setta satanica e hanno rivendicato la paternità dell'uccisione di Pacciani, perché a loro dire avrebbe tradito questa setta. Sempre gli anonimi interlocutori mi parlano di una sorta di gran sacerdote della setta che risiede a Firenze, eccetera, eccetera. Qualche vago sospetto ce l'ho sui miei cognati, che si chiamano B. Francesco e C. Nadia. Ricordo di aver visto una lettera contenente minacce di morte e posta davanti al finestrone di casa mia, e questo mi fa pensare che gli autori sono a conoscenza del fatto che io apro tutte le mattine quella finestra. Ci sono anche altre coincidenze, come ad esempio una telefonata in cui mi si chiedeva di salutare i medici che io avrei visto alle 3 del pomeriggio. Non ho mai parlato con i miei cognati. Ricordo solo di aver parlato con loro in occasione delle prime telefonate quando mi sfogai con mia suocera e rimasi sorpresa nel constatare l'assoluta indifferenza di mia cognata. Insomma, e chiaramente anche al PM l'estetista espresse la sua convinzione che a molestarla erano questi suoi cognati. Cosa fa Mignini? Dopo qualche giorno, allora, il 22 ottobre, chiamò la professoressa Barone per chiederle
di questa vicenda di Narducci. La professoressa Barone gli confermò di non essere stata chiamata in occasione del rinvenimento della salma del medico morto e gli raccontò anche di aver sentito quel giorno stesso, quello del ritrovamento, un pescatore di cui lei non ricordava il nome, che gli disse di aver visto il cadavere recuperato dal lago con le mani e i piedi legati e che questo cadavere era pieno di ematomi, secondo lui dovuti a percosse. Ecco, si sarebbe poi appurato in seguito che questo personaggio di nome Zoppitelli non era un pescatore ma era un imbianchino, e questo poco importa, però soprattutto non aveva visto niente. Aveva solo sentito dire che il cadavere era legato, era tumefatto. Si tratta delle solite chiacchiere che non si sa bene come siano iniziate, eccetera, eccetera. Però quel 22 ottobre Mignini fece anche altro. Mandò una comunicazione a Firenze, a Canessa, dove gli diceva che cominciava a indagare sulla morte del medico Narducci, naturalmente nell'ambito di un presunto coinvolgimento di questa vicenda nelle vicende fiorentine dei delitti del mostro di Firenze. Mignini interrogò altre persone, altre 3 o 4 persone, tra cui la dottoressa che aveva fatto l'esame del cadavere, la dottoressa Seppoloni, un medico di base, e poi il 25 ottobre aprì un procedimento, il famoso 17869/01, il padre di tutta la vicenda delle indagini su Narducci, questo procedimento per il presunto omicidio di Francesco Narducci. Ecco, possiamo dire che, abbiamo detto già prima, che in tutto questi verbali, il nome di Narducci compare soltanto nella richiesta di Angeloni di andare a recuperare il suo fascicolo, ma riguardo alle telefonate a questo estetista il nome di Narducci non compare. Ma allora, c'era o non c'era Narducci in queste telefonate? Fortunatamente l'archivio di Francesca Calamandrei aveva anche le trascrizioni di queste telefonate, che io sono andato a guardare. Allora, ci sono sia i verbali di consegna, quando l'estetista, che naturalmente le telefonate continuarono, no? L'estetista continuò a registrare e continuò a portare cassette. Di queste cassette che l'estetista aveva consegnato alla questura, esistono, ho avuto a disposizione i verbali di consegna con relativa data e i verbali di trascrizione con relativa data e contenuto. Cominciamo col dire che la cassetta, ripeto, erano 2 ma una era solo una copia, la cassetta consegnata il 29 settembre e trascritta il 23 ottobre conteneva una serie di telefonate, adesso non so quante, 58 che in sede di trascrizione vennero numerate da 1 in poi la numerazione continuò anche sulle cassette successive, continuò in ordine progressivo. Ecco, in queste 58 telefonate, in 3 si parla di Pacciani. Nella telefonata 11, tutti i bambini, parla la donna, tutti i bambini con la testa rossa come tuo figlio ci piacciono, farà la fine di Pacciani per un nostro servo maleficio, puttana, la puttana la farai, eccetera, eccetera. Telefonata 12, parla all'uomo. Hai molta paura, eh? Tuo figlio lo riconosciamo, anche se lo dipingi di nero. È rosso, tuo figlio è rosso, Satana lo vuole. Finirà come Pacciani che ha tradito. Telefonata 32, parla la donna. Il tuo ciarlatano è un sacrilego, farà una brutta fine, anche tu. Vi preleveremo il sangue, il tuo e il suo, di quel ciarlatano, la tua testa sarà portata e seppellita nelle colline di Firenze, dove c'è anche quel bastardo di Pacciani. Non si parla di Narducci, assolutamente. Il contenuto, allora, i documenti sono tutti scaricabili dal mio blog. Sono varie pagine di telefonate, si possono scorrere tutte, non si troverà nessun riferimento a Narducci. Tra l'altro, qualche anno dopo, nel 2004 mi sembra, venne effettuata una ricerca di tutti i termini in qualche modo collegabili alla vicenda Narducci e ai delitti del mostro,
Venne fatto un controllo su tutte queste cassette con una trascrizione dei termini significativi, dai quali si può, anche questo è un documento scaricabile dal mio blog, dal quale si può facilmente andare a vedere quali termini erano in quali cassette. La donna consegnò 2 altre cassette, la numero 2 e la numero 3, in questura il 15 novembre di quell'anno, 2001. Le 2 cassette vennero trascritte il 15 dicembre successivo. Ecco, inutile leggere adesso le telefonate, vi posso dire che comparve ancora il nome di Pacciani, ma di Narducci ancora niente. Per trovare qualche riferimento a Narducci, ma non ancora il suo nome, bisogna arrivare al 21 maggio. Il 21 maggio, dopo un periodo, dopo mesi di silenzio, i telefonisti non si fecero più vivi. Il 21 maggio l'estetista andò in questura portando una cassetta con dentro poche telefonate, che vennero trascritte il giorno dopo, il 22 maggio. 21 maggio la consegna, il 22 maggio la trascrizione. Si parlò ancora di Pacciani, vi si parlava ancora di Pacciani, ma c'erano anche altri termini che si riferivano inequivocabilmente a Narducci. Dottore, Lago Trasimeno. Le frasi: verrai uccisa e seppellita come l'amico di Pacciani del Lago Trasimeno. Guarda il tuo bambino e finirai nel lago uccisa. Tu ricorda il dottore, amico di Pacciani. Ecco, dal verbale di consegna risulta che l'estetista aveva iniziato a ricevere tali telefonate il giorno 18 maggio 2002. Per trovare il nome, proprio il nome di Narducci, bisogna aspettare la cassetta successiva, la numero 9, che l'estetista consegnò il 27 giugno e venne trascritta, 2002, e venne trascritta su un verbale del 15 luglio. Questa cassetta conteneva 30 telefonate, la cassetta numero 9. In 4 di queste telefonate si faceva riferimento a Narducci. Adesso non sto a leggervi tutto, comunque nella telefonata 180 parla un uomo: sempre in nome di Satana, maledetta, sarai uccisa come i traditori Pacciani e il grande medico. Eccolo qua, il grande medico. Telefonata 183 parla un uomo: finirai come i traditori di Firenze, Pacciani e il grande dottore. Telefonata 192 parla un uomo: non li leggi i giornali? Il dottore, il grande dottore Narducci, lui è un traditore come Pacciani di Satana ed è morto. E tu farai la stessa fine. Telefonata 194 parla un uomo: sarai sacrificata in nome di Satana come il grande dottore Narducci, come tutti gli amici di Pacciani, traditori di Satana. Povera puttana deficiente, fai schifo, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto, cosa possiamo dire? Nell'ambito di questa ricostruzione storica che chi vi parla sta cercando di portare avanti da anni ormai, che quando comparve il primo riferimento a Narducci in queste telefonate minatorie fatte all'estetista, il procedimento giudiziario sulla sua presunta uccisione era stato aperto da 7 mesi. Questa è una verità incontrovertibile che nessuna minaccia di querela potrà cancellare. Vi saluto.